Oggi vi voglio raccontare una storia di una rissa nella quale sono rimasto coinvolto. Mio malgrado, a 17 anni mi sono ritrovato dentro sta rissa e ho rischiato anche di essere denunciato, se non fosse che per puro caso, anzi pura fortuna, quando poi mi hanno portato alla caserma dei carabinieri è stato trovato un escamotage. Partiamo dal principio. Nel mio quartiere confinava un altro quartiere che era un quartiere di case popolari dove erano abbastanza facinorosi, casinari eccetera, tant'è che spesso venivano nel mio quartiere a fare casino perché c'era il bar, perché c'era la sala biliardo, perché c'erano più ragazze e più attrattiva. Perciò quelli di un quartiere andavano all'altro quartiere e spesso rompevano le scatole a ste ragazze. Cosa successe? Che un giorno però esagerarono, si presentarono lì nella piazzola del quartiere mio, andarono da ste ragazze, complice qualche ragazza che magari gli diede un po' più di confidenza. Comunque ci fu una sorta di incidente diplomatico, tant'è che alcuni ragazzi, vedendoli là, scesero, andarono lì a dirgli: voi non ci potete stare qua, e siccome erano in netta minoranza i ragazzi scesi, presero qualche schiaffo. Per qualche schiaffo intendo bam bim, cose di ordinaria amministrazione, perciò non aggressioni, non cose particolari, che però possono dare fastidio. Ovviamente, essendo i ragazzi in quegli anni molto territoriali, io avevo 17 anni, qualcuno più grande di me disse: adesso andiamo lì e sistemiamo le cose. In realtà a me mi avevano coinvolto, nonostante fossi più piccolo, perché facendo palestra, facendo ai tempi kickboxing, ero abbastanza conosciuto perché sapevo menare le mani, come si dice in gergo, no? Ero uno che menava. Allora hanno detto: portiamoci Simone, perché se ci portiamo Simone ci abbiamo un'arma in più. In realtà io non andai inizialmente perché mi sembrava una cosa stupida. Dissi: vabbè, ma andiamo là, si mettiamo a cercare questi, che famo, gli strilliamo, e gli spingiamo, gli meniamo, viene fuori sempre un casino. Cioè già ragionavo da adulto, anche se poi c'era quell'indole ancora da ragazzino, ai 17 anni, che si fa trascinare dai più grandi. E infatti loro presero e andarono. Però a un certo punto io ero rimasto lì nella piazzetta, dopo un po' arrivarono altri coi motorini dicendo: sta succedendo un casino, Simo, ma tu sei rimasto qua, ma che sei scemo, devi andare là a dargli una mano. Io pensai che il dare la mano era più che altro portarli via, perciò arrivi là, regà, andiamo, se ne dai, lasciate perdere. Arriva sempre il pacere, cioè quello che a un certo punto dice: dai, non vale la pena, abbiamo scherzato, abbiamo giocato, mo andiamosene tutti a casa. Perché per fortuna queste discussioni spesso finivano così: magari voleva qualche schiaffo inizialmente, poi uno fermava uno fermava l'altro, difficilmente tutti si avventavano l'uno contro l'altro. Presi il motorino, tempo 3-5 minuti per arrivare da un quartiere all'altro, e arrivai in questa piazzola dell'altro quartiere. Questo quartiere era un po' più brutto, era più spartano, aveva ste piazzole abbastanza inutili, piene di cemento, senza aiuole, senza niente. Loro, più incattiviti di noi, perché noi eravamo più rilassati nel nostro quartiere, si stavano menando. Cioè non era più un te trattengo, te faccio, era proprio pim pam, calci, cose tirate, cioè una rissa in piena regola di quelle che su strada la gente si affaccia: oh, fermatevi, che state a fare, disgraziati. Cioè c'era questa partecipazione del quartiere sia dalle finestre che sotto, e in più continuava a scendere gente e continuava ad arrivare gente dal mio quartiere, me compreso. Quando arrivai io, praticamente mi guardarono tutti come fosse arrivata l'arma di distruzione massa. Io in realtà ero esile, ero una pippa, però non si sa perché si era sparsa sta voce che ero forte. Arrivato lì mi si avventano in 3 contro. Faccio: oh, fermi, che state a fa? Sei venuto qua a litigare. All'inizio tante parole, poi uno viene e me spintona. Io mi faccio indietro, prendo e lo colpisco. Ovviamente l'ho colpito non perché volevo dimostrare chissà che cosa, però ne ho visti 3. Uno mi spintona, gli altri si avvicinavano, ho detto: questo lo colpisco e vedrai che gli altri si calmano. E inizialmente era così, perché quando ho colpito quello e quello ha visto il sangue che gli usciva dal naso, non l'avevo colpito neanche tanto forte, gli altri 2 sono arretrati. Però arretrando hanno chiamato gli altri più grandi che stavano in quel momento litigando con altri del mio quartiere. Cioè in tutta questa zuffa ero diventato io l'obiettivo principale. S'avventano, erano 4-5 più grossi, sicuramente avrei avuto la peggio, o comunque magari ne avrei colpiti 2-3 per difendermi, ma erano troppi. E mentre loro
avvicinavano io ovviamente facevo un passo indietro, però stavo sempre pronto per colpire, perché quello gli devi far capire è che ti avvicini ma non veni sparato, perché se eri sparato io ti colpisco, perciò rallenti un po' i tempi, si dilata sto tempo, perché poi quando c'è una rissa c'è una dilatazione temporale, vedi tutto che va a rallentatore e poi a un certo punto si accelera tutto, succede tutto e ti ritrovi che praticamente c'è gente per terra, tu che stai per terra, sangue, dolore eccetera eccetera. Per fortuna e anche per sfortuna, mentre facevamo tutto questo avevano chiamato ovviamente le forze dell'ordine ed era arrivata una pattuglia dei carabinieri, classica pattuglia del tempo, una macchina piccola, una 1, 2 carabinieri tranquilli, giovani, che vedono però sta grossa cosa e iniziano a chiamare rinforzi. Mentre chiamano rinforzi e scendono, tutti quanti iniziano a dileguarsi. Il problema qual era? È che uno di questi 2 carabinieri mi conosceva e gli ero pure antipatico. Era un giovane carabiniere che spessissimo veniva in zona mia e che tante volte quando noi stavamo lì sui motorini, sai che fai ste cose, impegni eccetera, ci avevano un po' rotto le scatole e mi aveva un po' preso d'occhio pensando che io ero uno di quelli che impennava col motorino. Pertanto mi riconobbe subito e nonostante la fuga copiosa tutte le parti, loro non riuscirono a prendere nessuno, ma secondo me si segnarono i nomi. A quel punto il dubbio qual era? Ci hanno visto, non ci hanno visto, che abbiamo fatto, che cosa non abbiamo fatto, che cosa dirà la gente. Ognuno andava nelle proprie zone d'appartenenza. Noi per sicurezza ci rifugiammo in un bar della zona, un bar pasticceria famoso, dove c'è sta spesso tanta gente, c'ho temischi e c'è sta pure qualche delinquente un po' più grosso della zona. Noi lì tranquilli tra il videogioco, la pasticceria, 2 chiacchiere con la gente fuori, passata una mezz'oretta, passata 40 minuti, abbiamo detto vabbè, se non sono arrivati adesso a cercarci, non abbiamo visto una macchina girare per il quartiere, possiamo stare abbastanza tranquilli. E mentre stiamo lì rilassati, chiacchiera, fai, gira, briga, a un certo punto inizia ad arrivare la prima macchina dei carabinieri che però tira dritta. La seconda macchina che tira dritta, la terza macchina ha detto regà, questi stanno a cercare qualcuno. Ci infiliamo dentro al bar e stiamo un pochettino tranquilli. Passano altri 20 minuti e macchine non si vedono più. E uscimo fuori e dai, vai tranquillo. Bam, ci troviamo 6-7 carabinieri. Noi lì così fammi vaghi, chissà che no, noi non abbiamo fatto niente. Ci indica uno col dito e ci fa, eccoli qua, tutti e 2, prendono me e st'amico mio. Ci caricano in macchina, prima volta che ci caricavano in macchina ci mettono dietro e ci portano praticamente in caserma. La caserma era piccolina, stava in un'altra zona, era un luogo abbastanza tranquillo, tra l'altro c'era uno spazio giusto di 2 persone a volte dentro sta caserma. Il problema qual è? È che davanti a sto locale che ci conoscono tutti, a sto bar pasticceria, ci vedono caricati nella macchina dei carabinieri, tutti hanno pensato vedrai questi chissà che hanno fatto la rapina, avranno fatto un rapimento, qualcosa di grosso, perché se vengono tutte ste pattuglie dei carabinieri a caricarseli, figurate. Furono abbastanza tranquilli, gentili, perciò non c'era venite con noi, vi tiriamo, vi famo, venite, vi vuole parlare il maresciallo. Quando arrivati lì al comando dei carabinieri già ci stavamo a cagare sotto, considerate io ho 17 anni, la prima volta che mi capitava una cosa del genere, ti portano dentro una caserma, poi ne sentivi tutti i colori, occhio che te menano, occhio che te fanno, non di una parola perché poi te menano pure quando esci, perché in periferia è un po' così, cioè se tu fai qualcosa te menano dentro, te menano fuori, te rimenano dopo. Entrati dentro ci fanno aspettare dentro una stanzetta con ste sedie di plastica puzzolenti, vecchie, e il muro con tutte macchie di sangue. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti ci manda a chiamare il maresciallo. Il maresciallo era uno giovane, tranquillo, giovane, comunque poteva essere più piccolo di mio padre, e fa subito che cosa avete combinato voi? E io faccio se non lo sapete voi che ci avete portato qua, noi non lo sappiamo. Ah, voi siete quelli della rissa. E faccio no, veramente non abbiamo fatto nessuna rissa. Come no? Ci hanno chiamato in 20, vanno identificato, mo so cacchi vostri. A quel punto ho detto siamo spacciati, pure perché io un cazzotto l'avevo dato, avevo fatto pure uscire il sangue a uno, magari questo aveva già fatto denuncia, ero fregato, però ho detto non mi fa di niente. Dico no guardi, io mi ero trovato lì di passaggio, ah ma quello non è il tuo quartiere? Sì, ma ero andato a trovare un amico. Sì, quale amico? A menare un amico? No, io non ho menato a nessuno, ma si figuri. Ma mi ha detto
detto il carabiniere Gargiulo che tu sei uno che gli piace menare, che va in palestra, qua là. Io ho fatto no, guardi, io vado in palestra, faccio pure le gare, anzi, se il mio insegnante sa sta cosa, so cavoli miei, neanche mi potrò più allenare. Ho provato un po' a far leva sul fatto, guardi, mi fa perdere pure la possibilità di andare in palestra. Poi a quel punto mi ritroverò a diventare un poco de buono, perché se lei mi toglie la palestra, non sapendo che io ero di buona famiglia, che comunque i miei genitori, indipendentemente da tutto, lavoravano, mi pagavano gli studi, non mi facevano mancare niente, però se me la volevo giocare su sto fatto qua. Ma tu non hai precedenti? Faccio no, ho 17 anni. Mo ti rovini tu, perché? Mo c'hai 17 anni, quando li fai 18? Guardi, li faccio fra qualche mese. Ah, vedrai che mo sta cosa ti denuncio adesso. Poi tu fai 18 anni e ti becchi la condanna. La condanna gli faccio, e che ho fatto? No, la rissa qua, vedrai, succede un casino. Vabbè, io stavo lì preoccupato, ho detto, mo capirà, valla a spiegare a mio padre, valla a spiegare al maestro, valla a spiegare a mia madre, valla a spiegare ai vicini, a quelli del bar, questo ormai è un criminale. Ho detto, calla, mi hanno messo la croce sopra. Poi il maresciallo mi guarda e mi fa, lo sai che mo sta cosa ti costerà cara? Perché ti rovino? Perché calcoli, io devo far militare mo. Ah, e che devi fare il militare? Ma mica devi fare domanda ai carabinieri. Lì ho avuto la folgorazione, ho detto sì, devo fare domanda ai carabinieri perché volevo proprio entrare e in più c'è pure lo stipendio, era una bella cosa. E così tu non la puoi più fare, ti rovini. È quello che gli sto a dire, me rovino, cioè lei mi rovina. Mannaggia la miseria, aspetta un attimo, me fa. Si alza, torna dopo 5 minuti con foglio e me fa, senti un po', chiudiamo un occhio, facciamo che non è successo niente, tanto nessuno ha denunciato, tieni, fatti la domanda così stiamo tranquilli che tu ti vai a fare il tuo bel servizio militare ai carabinieri, perché ai tempi c'era sta alternativa, tu venivi chiamato a fare il servizio militare, già avevo fatto un video, l'ho spiegato e tutto quanto, io ero in Marina tra l'altro perché è nato a novembre, in alternativa al servizio classico potevi fare domanda o alla polizia o alla guardia di finanza o ai carabinieri o in un altro corpo che potesse essere l'aeronautica o nel caso mio anche l'esercito o addirittura servizio civile, cioè se non volevi fare tra virgolette la guerra facevi il pacifista, perciò sceglievi di fare cose utili per la società, che era una buona cosa tra l'altro. E tra queste alternative c'era anche il carabiniere. La differenza è che al servizio militare normale ti pagavano una cosa ridicola, ai tempi l'equivalente di 100 euro al mese, invece come carabiniere o come poliziotto o come comunque qualsiasi altro corpo che andavi a scegliere c'era proprio uno stipendio, perché diventavi un ausiliario e ti davano sto stipendio importante. Allora tanti ragazzi dicevano vabbè, invece di farmi un anno così buttato me lo faccio con lo stipendio. I carabinieri era quello un po' più complicato perché ti mettevano praticamente subito operativo, fatto il corso e tutto quanto ti facevi i tuoi bei turni di controllo, di guardia, di pattuglia, a seconda di dove veniva assegnato in base a quello che sapevi fare. Io francamente avrei evitato, però mi sono trovato lì, questo mi ha fatto compilare sta cosa. Se poteva essere un lascia passare in quel momento per non essere denunciato, ho detto vabbè, firmo e famo sta cosa. Poi ho detto tanto quando mi chiameranno, se mi chiameranno, basta che sta cosa la evito, la salto. E da lì ai successivi mesi praticamente dormivo sonni tranquilli, ho detto che vuoi che succede? Finché un giorno a un certo punto mia madre viene di mattina, mi sveglia, io abitavo ancora coi miei e mi fa Asimo, è arrivata una cartolina. Ah, ho capito. Bom, già subito cartolina. Te suonava male perché spesso ti chiamavano a far militare. Ero stato convocato per fare la selezione per i carabinieri, come ausiliario carabiniere. Mia madre mi guarda e mi fa, e che ha fatto domanda? Faccio, sì, guarda, una volta mi era venuto in mente, un amico mio l'ha fatta, ho fatta pure io. E quando l'ha fatta? Non mi hai detto niente, perché mia madre giustamente voleva sapere, che fai? Vuoi andare a far carabinieri? Magari ti diceva no, c'è la pistola d'ordinanza, rischi che te sparano. Una mamma ti dice no, evita. Se vuoi i soldi te li do io, giustamente come succede in una buona famiglia. Vatta a far marinaio, non rischi niente, tanto la nave non ce vai e il sommergibile sei troppo alto per starci dentro, te ne stai al ministero e stai tranquillo. Niente, prendo sta cartolina, c'era scritto, si deve presentare, nel caso non dovesse venire deve mandarci certificato medico che però deve essere approvato da medico militare. C'era una cosa assurda, cioè in pratica ti dicevano non puoi mancare. Io dissi, vabbè, tanto è a Roma, una cosa tranquilla, andiamo là, fammi vaghi, diciamo sì, non so capace, c'ho un po' paura, ti fai scartare.
anche perché da quello che si diceva bisognava essere raccomandati per essere presi. Ho detto, a me non mi raccomanda nessuno, mi presento la mattina alle 7 a sto posto, era praticamente un centro di reclutamento di allievi carabinieri, allievi ausiliari carabinieri, davi sta cartolina, davi sto documento, te mettevi in fila e iniziava tutta una trafila, nome, bim bum bam, cognome, bim bum bam, nato, e vabbè, entri o ridici un'altra volta, 3, 4, 5, praticamente ogni piantone che arrivavi, cartolina, nome e cognome, e poi c'era sempre la frase stia dritto giovane. Magari c'era uno che c'ha l'età tua, stia dritto giovane, cioè te facevano sta sempre dritto, faccio scusi ma io mica mi sono arruolato, stia dritto, ma posso sta un po' storto, no, dove stia dritto, perché c'era una sorta di contegno e facevi tutte ste stazioni fino a che a un certo punto arrivavi da quello che ti inseriva dentro un registro. Finalmente ci inserisco dentro il registro. La cosa carina è che una volta inseriti dentro questo registro si entrava in uno stanzone gigante dove c'erano tutti sti ragazzi. La cosa che faceva sorridere è che ogni volta che tu passavi davanti a un altro carabiniere che stava lì in servizio e dei medici, c'era un po' di tutto, ti diceva a te chi ti manda? E io faccio, a me non mi manda nessuno. Male, poi passava un altro, salutami tanto zio, salutami tanto il cardinale, salutami tanto l'onorevole. Questo non vuol dire che erano solo raccomandazioni, però c'era gente che si conosceva e a me, siccome non conoscevo nessuno, io non sapevo che dire. Il problema qual è? È che a un certo punto mi inizia a guardare intorno, io ero normale, magro, alto 1,80 m, abbastanza esile, però tirato perché mi allenavo sempre, in forma diciamo. Attorno a me mi inizia a guardare, era un lazzaretto, c'era uno che era storto, uno che stava così, uno con una panza così, uno gobbo, uno con un braccio più corto, uno più lungo, uno con una gamba più corta, una più lunga, cioè non ce n'era uno dritto praticamente, tranne qualcuno normale che tu dici vabbè ma questo può correre dietro a qualcuno, ma questo può pianare man mano, cioè mi veniva questo dubbio, c'avevo praticamente ormai 18 anni, cercavo, sai, di fare una chiacchierata con qualcuno per passare il tempo, erano tutte piccole cricche, quello parlava con quell'altro, ma tu sei il nipote di cosa, tu sei il cugino di quello, tu sei il figlio di quell'altro, no? Faccio amicizia con un tipo che era quello più normale, che pure lui mi fa, io ci sto provando, la voglio fare questa cosa, voglio pigliare la boom boom, perché poi di Roma non erano tanti, ce n'erano una marea del sud per esempio. Io dico, ma come? Stiamo a Roma e le selezioni vengono a fare dal sud, a Roma c'erano dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Basilicata, dal Molise, che io ancora non avevo scoperto cos'era sto Molise. A un certo punto iniziano a chiamarci, iniziano i test. I primi test erano praticamente domande multiple con le freccette, chi ha scoperto l'America, chi ha inventato il water, è più pericolosa la pistola o un elastico, cioè cose facilissime. E poi c'erano domande di storia, diciamo grado elementare media, una cosa tranquilla, anche perché il titolo richiesto era la licenza media, non serviva manco il diploma al tempo, Fatte queste domande che credo di averle indovinate tutte, perché poi quello, ma te la sai questa, non la sai? C'era chi le sapeva già tutte, c'era chi c'aveva i foglietti, c'era chi c'aveva 16 penne, c'era quello che c'aveva un foglio tutto scarabocchiato. Dopo la prova ci fanno praticamente mangiare, c'è una roba tipo colazione, ci danno una tavoletta di cioccolata grossa, spessa così, dei biscotti che scrocchiavano terribili e un bicchiere di latte e caffè. Chi si è preso quel latte e caffè è andato subito al cesso, chi si è mangiato quei biscotti non ci è andato più per una vita, chi si è mangiato qua cioccolata ha buttato i denti e le chiappe. Fatta questa colazione rinforzante, ideale, ti fanno fare subito la prova fisica. Chi ha mangiato e c'ha la roba sullo stomaco, certo che fasse una corsa di sto campo intorno non era proprio il massimo, allora vedevi gente che gli faceva male la milza. Io ero abituato a correre, io correvo tutti i giorni, mi sono fatto sta corsa, praticamente ho iniziato a doppiare la gente, quello, ma tu ti vuoi fermare? E fatto, che ne so, quanti giri è? Era un giro solo, ne hai fatti 4, vabbè, ma mi ha assegnati, sì, assegnato, ha preso, ha fatto uno scarabocchio a dirci grazie. Dopodiché ci hanno fatto fare un percorso dove c'avevi i piegamenti, c'avevi degli scatti, c'avevi una cavallina da saltare, c'avevi una materassina sulla quale dovevi cadere, tutte cose che io dico, ma manca le medie le facevo ste cose, però vidi le difficoltà di tante persone a fare delle cose che io ritenevo basilari, tipo il salto della cavallina, cioè per me era una lo facevo con una mano sola, senza mani, all'indietro, non c'era mica problema, e tanta gente invece, no aspetti, a seconda dei casi c'era anche un pochettino d'aiuto, vabbè dai l'hai saltata, tutto bene, loro mettevano uno scarabocchio per ogni esercizio fatto, perciò tu lo passavi.
passavi. A un certo punto c'erano invece le domande orali. Le domande orali erano un po' più complicate, perché tu ti trovi davanti a una commissione 4 persone che ti facevano: ah, senti un poco, perché vuoi entrare qua? No? Volevano capire se eri un matto. Tu lo sai che se ti diamo l'arma d'ordinanza è pericoloso, ti può partire un colpo? Faccio sì, ci credo. Anzi, meglio metterla sicura, mettesela lì nella fondina e stai tranquillo. E da che volevo non passare questo test, vedendo tutte queste persone, vedendo tutte queste situazioni, mi ero pure un pochettino fatto prendere all'orgoglio. Dico: oh, vuoi vedere che mo lo passo sto test, ho fatto tutto bene, domande ho fatte bene, e il colloquio so passato, a parte fisica ho praticamente superato tutti, cioè che cosa potrebbe succedere per la quale vengo scartato? E a un certo punto aspettiamo il pomeriggio, gli esiti, una cosa, un'altra, e ogni tanto qualcuno veniva chiamato per delle cose aggiuntive, tipo uno era stato chiamato quando tu ne dice: no, mi hanno chiesto di una domanda che ho messo la crocetta perché si vedeva una crocetta da una parte, dall'altra l'ho chiarita e adesso l'ho azzeccata. Perciò se qualcuno aveva sbagliato, diciamo, la parte scritta, se c'era un segno in più, un segno in meno, qual era giusta? La sinistra o la destra? La sinistra, ecco lì c'è la sinistra, e perciò passava. Fatte, diciamo, queste correzioni, a me non mi hanno chiamato, ci chiamano e dicono: ragazzi, adesso vediamo gli esiti. Praticamente l'esito veniva dato al contrario. Chi non è passato? In pratica, di tutte queste 20, 25, 30 persone che c'erano, gli unici a non passare fummo io e quell'altro ragazzo normale, quello che aveva sta motivazione, che era partito per diventare un carabiniere. A lui gli dissero: ah no, hai sbagliato sta cosa qua. A me mi chiamarono e mi dissero: guarda, ci spiace, non puoi andare avanti, non ti possiamo inserire nel corso ausiliare carabinieri, eccetera eccetera. Perché? E faccio: che ne so, perché? Perché c'hai un problema. Porco cane, ho detto: chissà che avranno visto mio padre, mio zio, mi sono perso qualcosa, è venuto fuori. No, tieni troppo acne. E faccio: come? C'ho delle bollicine qua, sai, a 17 anni, 18 anni c'hai ste bolle, te può venire. Sì, faccio sì, c'ho le bolle anche sulla schiena, perché poi facemmo anche delle visite, chiamiamole visite, erano più un controllo, ti sentivano il cuore, ti battevano dietro, vedevano se c'avevi comunque tutto a posto, due capezzoli, due chiappe, due gambe e via dicendo, e abbiamo visto che c'hai troppo acne, non va bene per la divisa, non va bene per quello che potresti fare, per presentarsi, eccetera eccetera. Cioè, beh, l'acne passa, sì, lo so. Poi a quel punto ero talmente stanco dopo tutta la giornata e si: vabbè, grazie, arrivederci, e me ne andai. Tornai a casa, mia madre: com'è andata? Niente, mi hanno scartato per troppo acne. Mia madre: ma che? Dico, se scarta uno per troppo acne, mai sentita sta cosa. Passano i giorni, a me mi era passata in mente sta cosa, dico, vabbè, mi faccio affari miei come sempre, stavo sempre ai soliti posti. A un certo punto arriva la classica pattuglia dei carabinieri: e senti, ti vuole parlare il maresciallo, vieni dopo nel pomeriggio che ti aspetta. Ho detto: capirai, questo qua mo gli sarà arrivata voce che c'ho troppo acne, non lo so. Prendo, nel pomeriggio vado dal maresciallo lì a caserme carabinieri, suono, mi aprono: che c'è un appuntamento col maresciallo. Che hai combinato? No, niente, mi ha mandato a chiamare, non lo so, avevo fatto pure il concorso per entrare. Ah, avevi fatto il concorso, poi cambiava, no, la visione da che eri un cattivo di zona, se hai fatto il concorso dei carabinieri potevi essere un bravo ragazzo. A quel punto entro dentro: com'è andata? E faccio: guardi, tutto bene, ho fatto le prove. Ah, bravo, hai superate? No, mi hanno scartato. Ti hanno scartato, e che è successo? Faccio: che è successo? Mi hanno detto che ho troppo acne. Boh, impazzisce: ma che mi sta dicendo, acne, cose? Ma tu ce l'hai detto che ti mandavo io? E ho fatto: no. Io non so manco fra un po' come si chiama. Ma no, tu ci dovevi dire: mi manda il maresciallo della caserma tal dei tali, sciallo Palinuro Andonello, e vedevi che era un poco meglio. Ho fatto sì, ma io non sapevo che dovevi mi manda questo, manda quell'altro. No, ma quelli non sapevano chi eri, se no vai lì, dici: questo mo vuole diventare carabiniere, non lo conoscono, io invece mo t'avevo conosciuto, sei un bravo ragazzo, sei uno che si allena e tutto. A quel punto ti dovevano prendere. A te, guardi, ma mo chiamo subito io, vedrai che si risolve tutto. No, guardi, lasci sta, perché tanto adesso ho optato per la Marina. Ah, vuoi andare in Marina? E mi ci fa rimanere male. Ho detto: no, sa, perché mio cugino pure adesso sta facendo il corso da UC, perciò mi ha detto: se ti va bene, vuoi diventare ufficiale di Marina? Ho fatto: sì, guardi, voglio diventare ufficiale di Marina, adesso mio cugino mi ha detto sta a Livorno, una cosa divertente.
ah beh, allora è meglio, nel senso che poi lì ti facevi il carabiniere semplice, se tu invece mi divendi ufficiale complemento è meglio, poi magari domani vuoi crescere, vuoi entrare, già sei ufficiale, è molto più bello. Sì, guardi, voglio fare proprio sta cosa. Morale della favola, me ne vado tranquillo. Ho evitato praticamente di fare quella cavolata quel giorno, no? Perché quando vai a fare una rissa, pure che gli amici ti coinvolgono eccetera, dopo c'hai sempre qualcosa da ripagare, nel senso che un pugno, uno schiaffo, ma anche solo la partecipazione, che poi dici non ho fatto niente e valla a spiegare non hai fatto niente. Per fortuna ho avuto tra virgolette questa illuminazione in quel momento che l'ha suggerita poi il maresciallo, sono riuscito, uno, a scampare sta cosa, due, ho capito un po' come funziona poter entrare in determinati posti. Ovvio che sembra che uno se non è raccomandato non entra, purtroppo pare che in Italia spesso la raccomandazione aiuta tanto, no? Ma non è tanto la raccomandazione, è il conoscere, no? Basta un cenno, oh, ciao, poi a parità di requisiti, perché carta canta, si fa il test male, sì, poi fa una correzione, due correzioni, ma poi questo non ha passato una domanda, il test fisico, certo se non riesci a saltare la cavallina, che è facilissimo, però ti segnano non hai messa, diciamo che in linea di massima potrebbero entrare tutti. Il numero è limitato perché tutti vogliono avere uno stipendio piuttosto che andare a fare il militare per 100.000 lire, i famosi 100 euro dei tempi. Qualcuno di questi poi probabilmente rimane e fa anche carriera, o comunque rimane e c'ha uno stipendio fisso statale, e io ho rischiato un guaio, anche un incidente diplomatico, perché poi nel mio quartiere, se sapevano che ero andato a provare a fare concorso ai carabinieri, li guardavano tutti male. Ah, ma che volevi diventare una guardia? No ragazzi, è che purtroppo mi sono trovato costretto, poi vai a spiegare sta cosa qui. Essendo che dovevi tornare a casa magari la sera vestito da carabiniere, voi immaginate quando i tuoi amici te vedevano e tornavi a casa in divisa, allora diventava complicato in periferia spiegare una cosa del genere. Ovvio che oggi io dico ai ragazzi, uno, evitate di fare risse, due, se la carriera che volete scegliere è quella, fatelo, indipendentemente da conosco o non conosco, voi portate avanti comunque il vostro obiettivo e battetevi poi per ottenere il risultato, perché sicuramente ci sta qualcuno che conosce più, qualcuno che è magari più preparato perché magari viene da una famiglia specifica solo di quello o di quell'altro, cioè ci ha sicuramente radicato tutto il know-how che serve, però se uno ha la passione, se uno vuole, lo può fare tranquillamente. Spero che questa storia abbia insegnato qualcosa dai miei errori, perché io dico sempre, io vi racconto il mio errore, vedete se può tornare utile, e qui di errori ce n'erano diversi. Il primo errore è stato sicuramente partecipare a rissa, il secondo è stato mentire alla famiglia non dicendogli che per uscire da sta cosa qui ti hai rifatto tra virgolette arruolare. Il terzo è stato anche mentire al maresciallo che trova una scappatoia in quel momento, lui ci ha creduto, poi ci ha voluto credere lui perché cercava magari una nuova leva dicendo ah vedi questo è uno del quartiere mio, e ovviamente l'ultima è stata accettare una decisione secondo me sbagliata senza poi andare lì e manifestare il proprio dissenso. Sarebbe stato giusto dire scusatemi, mo mi mettete per iscritto che io sono stato mandato dell'Acne, così poi lo racconto in giro e vediamo che bella figura che ci si fa a scartare una persona per acne. Vi saluto e ci vediamo alla prossima storia di Cicalone, ciao!